E anche settembre se n'è andato velocissimo. Ora mi vedete con una scenografia diversa perché sono sul mio Airbnb di Porto, in Portogallo, e questa è una nuova puntata dei miei investimenti. La rubrica dove condivido tutti i miei investimenti passati e il loro andamento e faccio un attimo un po' una revisione e poi parliamo anche dei miei progetti futuri, di cosa sto facendo e di cosa ho fatto. Tutto questo per fare in modo di creare una sorta di diario e sentire anche le vostre opinioni e fare in modo che qui sotto magari nei commenti si creino sempre discussioni positive. Quindi se avete una qualsiasi domanda o un qualsiasi commento lasciatela qui sotto. Da questa puntata poi ho deciso di rivoluzionare un po' l'andamento di questo video perché gli ultimi mi sembravano un po' noiosi, ripetitivi e quasi tutti uguali, quindi seguite questo video perché sarà completamente diverso e da questa puntata in poi cercherò di rendere questi video sempre più attivi e di intrattenimento, in modo tale che siano anche un po' diversi l'uno dall'altro. Di solito il video era diviso in due, una parte dove facevo la revisione dei miei investimenti passati piuttosto lunga e dopodiché una parte dove vi spiegavo i nuovi investimenti dello scorso mese e i nuovi investimenti che stanno per arrivare. Invece da questo video in poi la parte dove faccio la revisione la accorcerò parecchio e si andrà a parlare molto di più di nuovi investimenti e nuovi progetti. Quindi detto questo, se volete capire perché sono in Portogallo e se volete vedere quali sono i nuovi progetti che stanno arrivando, seguite questo video fino alla fine perché ci sono cose veramente interessanti e poi se non l'avete ancora fatto seguitemi su Instagram così capirete per primi perché sono in Portogallo. Eccoci qui. Innanzitutto, prima di iniziare, voglio dirvi con la massima trasparenza che io non sono un consulente finanziario, sono soltanto un ragazzo di 21 anni che sta condividendo la sua esperienza negli investimenti. Perciò, se state per fare una qualsiasi cosa con i vostri soldi, siate responsabili di quello che fate. Come vi dicevo prima, adesso facciamo una revisione breve di tutti i miei investimenti. Queste che sto per menzionare sono tutte piattaforme di peer-to-peer lending. Se volete andare nel dettaglio e scoprire cosa sono, io ci ho fatto un'infinità di video. Qui sotto in descrizione vi lascio i link con tantissime risorse utili, video e recensioni che ho fatto, poi se volete ho scritto anche tantissimi articoli sul mio blog che comunque vi lascio qui sotto in descrizione e poi ho anche una sezione sempre nel mio blog che si chiama Income Graph, nella quale vi faccio vedere anche cosa ho guadagnato nel tempo con queste piattaforme. E se poi siete interessati a queste piattaforme, sempre qui sotto trovate i miei link invita un amico, tramite i quali potete avere dei bonus se poi decidete di investire in queste piattaforme e io vi ringrazio perché anche a me date dei bonus. Ora andiamo veloci con la revisione. La prima piattaforma nella quale investo si chiama Bondora. L'ultimo mese ho depositato altri 500 euro e ho ottenuto di interessi circa 41 euro. La seconda piattaforma si chiama Mintos. Nell'ultimo mese ho depositato circa 150 euro e ho guadagnato di interessi 18 euro. La terza piattaforma di peer-to-peer lending si chiama Estate Guru. Non ho depositato nulla nell'ultimo mese, però ho guadagnato circa 8 euro di interessi. La quarta piattaforma si chiama Rendimento Etico. Qui non fanno una spartizione degli interessi mensili, quindi ho investiti ancora 1000 euro lì dentro e sto aspettando che i progetti nei quali ho investito finiscano per riuscire a condividervi quanto ho guadagnato con quei progetti. La quinta piattaforma si chiama Twino. Qui non ho depositato altri soldi il mese scorso e ho guadagnato 70 centesimi di interessi. Come vi dicevo prima, se volete approfondire una qualsiasi di queste piattaforme trovate tutte le informazioni qui sotto in descrizione. Poi, per riassumere un attimo, con tutte queste piattaforme nell'ultimo mese ho guadagnato 70 euro di interessi. Ora arriva la parte un po' più interessante, i nuovi investimenti relativi al mese scorso. Il mese scorso ho investito nell'equity crowdfunding di Curve. Qui potrei andare avanti a parlare per ore, cercherò di essere il più sintetico possibile. Poi ovviamente se l'argomento vi interessa particolarmente fatemelo sapere qui sotto nei commenti e possiamo approfondire in un altro video. Quando si parla di equity crowdfunding,
Innanzitutto si parla generalmente di start-up o piccole aziende che stanno partendo, e quando si va ad investire in queste piccole aziende si ottiene un equity, un piccolo pezzo di quell'azienda. Nel mio caso ora sono proprietario di un piccolo pezzo di Curve. Io nel loro crowdfunding ho investito 2200 sterline, che corrispondono circa a 2400 e qualcosa euro. Il loro crowdfunding è stato devastante perché in 7 minuti hanno raccolto 1 milione di sterline e in meno di 5 ore hanno raccolto 6 milioni di sterline. Curve è una carta che funziona da portafoglio. Su Curve ho già fatto una recensione approfondita che trovate qui sotto in descrizione. Io ho investito nella loro startup per svariati motivi. Innanzitutto stanno crescendo tantissimo, mi piace moltissimo il loro progetto, poi con loro ho una comunicazione quasi diretta e li seguo da quando sono nati praticamente, e mi piace quello che fanno e come lo fanno e il modo che hanno di comportarsi. Ad ora hanno circa 500.000 clienti e entro fine anno dovrebbero raddoppiarli se continuano con questo andamento esponenziale. Se dovesse essere così, il valore della loro startup raddoppierebbe. Poi vabbè, ho fatto anche tutte le considerazioni tecniche riguardanti un po' il loro fatturato e quanto possono aspettarsi di guadagnare, soltanto che sono numeri abbastanza campati in aria perché sono ancora una startup e non condividono moltissimi dati, bisogna cercare di andarseli a prendere. Loro ad ora guadagnano soprattutto dall'interchange di quando un loro utente utilizza la loro carta per pagare, e quindi con il raddoppiare dei clienti dovrebbe raddoppiare il loro fatturato. Però ad ora l'investimento su Curve non ha moltissime basi perché è molto difficile valutare quanto valga la loro azienda e quanto ci si possa aspettare. Io ho fatto questo tipo di investimento che è pur sempre in un crowdfunding di una startup, quindi sono investimenti abbastanza rischiosi perché nel mondo del crowdfunding e delle startup quelle che poi passano alla fase successiva e hanno successo sono pochissime. Io ho investito in loro in particolare perché mi piace quello che fanno, mi piace il loro progetto e soprattutto sono già da un bel po' di tempo loro cliente e da loro cliente sono più che soddisfatto. Quindi diciamo il mio investimento in loro è basato sull'esperienza che io ho avuto con loro. Poi sarebbe bello andare nei dettagli di che cos'è l'interchange, come si calcola, ci sono tantissime cose da considerare, però fatemi sapere voi se dobbiamo continuare con questo argomento. Comunque ad ora il loro crowdfunding è finito, non penso che facciano altri round, mentre per quel che riguarda i nuovi investimenti, quello che ho intenzione di fare nei prossimi mesi è dedicare un po' meno soldi al peer-to-peer lending perché voglio differenziare i miei investimenti, perché ad ora il peer-to-peer lending prende una percentuale troppo grande del mio portafoglio degli investimenti. Quindi come sapete la migliore cosa da fare quando si investe è differenziare il più possibile il proprio investimento, per cui nel prossimo mese mi concentrerò su mercati azionari, ETF. Voglio prendere delle posizioni sul Bitcoin perché l'anno prossimo ci sarà l'halving e parleremo in un video separato dell'halving, molto interessante quell'argomento. Ovviamente non prenderò posizioni grandissime sul Bitcoin perché è un investimento molto rischioso, come l'investimento sulla startup Curve, anche se io credo molto in loro, come si è visto dalle parole che ho usato prima, e quindi nel prossimo mese aspettatevi di avere moltissimi nuovi aggiornamenti su nuovi investimenti diversi da quelli che attualmente già ho in portafoglio, proprio perché voglio cercare di differenziarlo, come ho detto. Mentre per quel che riguarda progetti futuri, ora sono in Portogallo perché sto spostando la mia residenza. Sono venuto qui perché volevo analizzare ulteriormente il Portogallo, dato che pensavo che il Portogallo fosse uno stato molto interessante dove spostare la propria residenza. Non lo so se è interessante quanto io pensavo che fosse, però devo fare le mie considerazioni e se vi iscrivete al canale, se mi seguite, di sicuro farò un video dove parlo del Portogallo e dove parlo di come funziona la tassazione qui, quindi
a breve aspettatevi di avere un video del genere. Poi nel prossimo mese continueremo la rubrica Abilmente, dove cerco di condividervi trucchi utili per migliorare le soft skill. Con Luca abbiamo già girato dei video sul trading che usciranno prossimamente, quindi se siete interessati a migliorare le vostre abilità nel trading online rimanete sintonizzati. Poi negli ultimi 15 giorni ho viaggiato per 5 stati diversi, ho fatto tantissime cose e ho raccolto e girato tantissimi video, quindi stanno arrivando un'infinità di contenuti sia nuovi che diversi, che tantissime cose che bollono in pentola, molte di queste tanto interessanti perché provengono da possibilità che ho visto che ci sono in altri stati. Poi adesso ho iniziato una collaborazione con un consulente internazionale che mi aiuterà proprio a gestire la mia situazione dello spostamento nella residenza, quindi non so se a partire dal prossimo mese, ma con lui arriveranno dei video sulla convenienza fiscale e su come e perché dovresti spostare la tua residenza, soprattutto per noi italiani che paghiamo tantissime tasse. Poi finalmente sono riuscito a farmi rimborsare il volo cancellato, per cui farò un video che potrebbe essere utile su come comportarsi nel caso vi venga cancellato un volo. Sto girando questo video alle 3 di notte, spero di non aver disturbato nessuno. Ditemi cosa ne pensate o se avete delle domande. Iscrivetevi al mio canale se non volete perdervi nessuno dei miei prossimi video. E poi se il video è stato interessante e vi è piaciuto, lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!